C'è qualcosa che va oltre il talento, oltre i gol, oltre le vittorie. È lo stile, la passione, il modo in cui un'idea diventa cultura. In questo percorso incontriamo uomini che prima ancora di essere campioni sono stati interpreti autentici dell'Italia nel mondo. Calciatori che hanno portato sui campi internazionali non solo le proprie qualità tecniche, ma anche un'identità fatta di eleganza, rigore, creatività e cuore. Dal Bernabeu a Stamford Bridge, da Monte Carlo all'India, ogni tappa è stata un'occasione per raccontare l'Italia senza usare parole, ma con gesti, comportamenti, scelte. Sono storie di vita e di calcio, di sfide e di conquiste, ma anche di aneddoti, scoperte e piccoli dettagli che rendono unico lo stile italiano. Sono gli ambassador della Serie A, sono gli ambassador del Made in Italy. E un grande benvenuto a Bobo Vieri. Ciao. C'è chi gol li segna e poi c'è chi li incarna. Bobo Vieri ha portato in campo tutto quello che l'Italia sa fare meglio: potenza, tecnica, carisma. Cresciuto tra Australia e Italia, ma legato visceralmente al nostro calcio. Ha fatto innamorare le piazze più calde d'Italia, Torino, Roma, Milano. Prima di conquistare Madrid, prima di volare in Francia. Ma anche all'estero Bobo non ha mai smesso di essere profondamente italiano. Bobo, ti chiedo, partiamo da qui, dal concetto di casa. Cosa ti portavi dentro di te dell'Italia in tutte le tue esperienze all'estero, non solo da calciatore, ma anche da ex calciatore? Io ho vissuto anche quasi 7 anni a Miami perché lavoravo con Bein Sports. Cosa mi portavo dietro? Il vestire, perché comunque noi italiani siamo i migliori nel vestire, no? Perché comunque tutti i brand, quelli importanti, sono italiani. Quindi quando ero in studio, sempre col vestito da un sarto italiano. E poi il cibo. Cioè noi abbiamo il miglior cibo del mondo e siamo vestiti meglio di tutti quanti. Quindi questo mi portavo sempre con me, sempre all'estero. Venendo invece alla tua primissima esperienza all'estero, perché sei passato all'Atletico Madrid, quanto ha inciso il tuo essere italiano, questa identità italiana, in questa esperienza all'estero che per te, diciamo, era la prima in Spagna, detto che, ripeto, avevi vissuto in Australia, quindi eri abituato all'idea di essere lontano dall'Italia, però che cosa, come te la ricordi quell'esperienza? È stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché comunque dall'Italia vai via, vai in Spagna, che comunque è simile, perché comunque si mangia molto bene in Spagna, la gente è stata carinissima con me, sai, poi ho fatto anche tanti gol, quindi anche per quello, no? Comunque dipende sempre anche dal risultato tuo della squadra, no? Quando vai all'estero, quindi sono riuscito a vincere anche la classifica dei cannonieri, quindi insomma ho fatto tanti gol, quindi insomma mi vedevano come l'eroe dell'Atletico, no? L'italiano in Spagna, perché Antic mi diceva sempre: tu devi stare qua, perché se sei qua sei il re di Spagna, sai, perché comunque tu qui fai tanti gol, non tornare in Italia, stai qua con noi in Spagna, quindi forse devo ascoltarlo e fare qualche anno in più in Spagna. C'è un piccolo rammarico da questo punto di vista? Non lo so, perché comunque io a Madrid ho vissuto bene, mi sono divertito in campo, anche fuori dal campo, e poi giocavo per una grande squadra, quindi se tornassi indietro ogni tanto dico forse qualche anno in più in Spagna potevo farlo. Ti ricordi come si percepiva allora in Spagna l'idea del Made in Italy? Ma sai, quando ci vedono arrivare sanno che ci vestiamo. Più che altro è come ti vesti. Cioè, noi il calzino bianco corto non lo mettiamo. Il calzino beige corto o beige lungo o marrone lungo non lo mettiamo noi. Io ho i calzini blu, lunghi, punto. Quindi quando entro nello spogliatoio mi chiamavano il fashion, l'italiano fashion, una roba così, fashion italiano. E quindi cominciavano a prendermi in giro. Però comunque il calciatore, quando va in giro ed è italiano, si veste sempre bene. Che differenza hai notato tra l'ambiente calcistico italiano e quello madrileno, anche fuori dal campo? Fuori dal campo un'altra vita, tutti uscivano, si va a mangiare la sera tardissimo, 10:30, 11 la sera. In Spagna si mangia tardi. Si mangia tardi e io non ero abituato, quindi io mangiavo comunque sempre 7:30, 8, noi non mangiamo in Italia. Là 10, 10:30, 11, poi tutti a bere, tutti in giro a divertirsi. Molto più easy, molto più soft, poi la gente, comunque io quando ero a Madrid tutti uscivano, quindi uscivo anch'io.
non è che potevo stare in casa io e i miei compagni uscivano, no? Quindi belle serate, divertente. L'hai detto prima, sei stato a un certo punto a Madrid, sei diventato un po' un idolo, no? E quindi a quel punto eri ammirato per quello che facevi, come dicevo prima, dentro e fuori dal campo. Quanto contava questo aspetto, anche il modo in cui ti rapportavi agli altri, non solo in campo ma anche fuori? No, ma sai, ma io sono un giocherellone, quindi mi piace divertirmi, mi piace giocare, scherzare, quindi io mi trovo sempre bene. Dove vado mi trovo sempre bene, quindi non ho problemi io all'estero. Poi io sono madrelingua inglese, spagnolo, 20 anni che vado a Formentera, quindi io spagnolo lo capisco, no? Lo parlavo un po' di meno, però lo capisco, quindi mi sono sempre trovato bene fuori dal campo. In campo io sono uno che si è sempre allenato tanto e bene, quindi insomma, anche se uscivo un po', mi vedevano che in campo davo tanto, no? Quindi per loro era tutto... Ma là è normale uscire, di andare a bere una roba la sera, non è che devi andare per forza in discoteca, però dopo cena vai a bere una roba, per loro è una cosa normale. Che immagine pensi abbiano avuto di te come calciatore italiano e che ricordo pensi di aver lasciato come calciatore? Al netto del fatto che tu abbia vinto la classifica marcatoria. Ah, non vi ricordo perché ho vinto la classifica dei canonieri. Se facevo 5 gol dicevano ero scarsissimo, tornatene in Italia. Quindi sono stato fortunato perché avevo comunque la squadra che giocava per me, sono riuscito a fare tanti gol e quindi hanno un bel ricordo di me, no? Ma sai cos'è che dipende sempre da come fai, come giochi. Se avevo fatto solo 5 gol dicevano un bravo ragazzo però ha fatto solo 5 gol, cioè capisci? Quindi ho fatto tanti gol, quindi dicono tagliano forte, il capocannoniere, il Picici, quindi parlano bene, no? Sono dei bei ricordi. Penso che in ogni esperienza qualcosa di te rimane in quella città, ma secondo me qualcosa di quella città rimane in te. Quindi ti chiedo, cosa è rimasto in te della Spagna di Madrid e come si è contaminata con la tua italianità? A me mi piace stare con gli spagnoli, gente divertente, allegra, educata, quindi mi trovo bene io. Ma hanno lasciato la serenità, loro sono molto sereni, secondo me, quindi come andare in Romagna, molto sereni, si divertono, sono carini con te, si fanno voler bene, no? Quindi ti accolgono bene, no? Io ho questa idea qua. Sì, lo hai vissuto sulla tua pelle e poi probabilmente adesso lo vivi anche tu. Poi sei tornato in Italia, tanti anni all'Inter, poi Milan e poi un'altra esperienza all'estero, in Francia al Monaco, un mondo diverso la Francia rispetto alla Spagna, ma anche rispetto all'Italia. Ecco, come l'hai vissuta l'esperienza globalmente? Perché poi sappiamo che insomma calcisticamente poteva andare meglio. Sai, vivi a Monte Carlo, comunque la temperatura è più calda, quindi stai bene durante l'inverno, non fa freddissimo, quindi questo è importante per i dolori. E a Monte Carlo l'inverno c'è poca gente, primavera, estate, è pieno di gente. Però se io sono andato là più che altro per giocare, no? Era il mio focus, fare 6 mesi, giocare, fare un po' di gol, no? Quindi, però sono stato bene, comunque sono tanti italiani anche a Monte Carlo, quindi poi c'era Di Vaio, che eravamo sempre insieme, c'era Guidolin che era l'allenatore, come stare a casa. In che modo secondo te il tuo essere italiano ha influito nelle tue relazioni con vari compagni di squadra che hanno avuto anche modi e culture, lingue diverse? Vado d'accordo con tutti perché comunque so l'inglese, quindi tanti stranieri che arrivano da noi in Italia o io quando sono andato all'estero io parlo inglese perfetto e scrivo perfetto, l'italiano parlo così e scrivo così. Lo spagnolo ora lo capisco perfettamente e lo parlo anche abbastanza bene, quindi io non ho problemi a dialogare con i compagni, a scherzare con i compagni. Mi sono sempre trovato bene in Italia anche all'estero, io non ho proprio problemi, quello è il minimo dei miei pensieri. Come pensi che la tua identità italiana sia sempre venuta fuori nella tua carriera? Per i gol, più che altro, perché comunque è il mestiere che faccio il calciatore, comunque il bomber, come si dice, no? Quindi se fai male dicono sì, un italiano, un bravo ragazzo, però non la acciappi mai, invece vieni fuori di più, l'attaccante esce fuori sempre di più rispetto agli altri, no? Quindi anche a volte esagerati i commenti, no? e le prime pagine, però questo è il mestiere, questo è il ruolo mio, quindi quando fai gol sei più fuori tutti, dopo 3 giorni che sbagli 2 gol sei un cadavere e non puoi circolare. Però va bene, quindi
Mi chiamano l'italiano all'estero perché comunque facevo gol, quindi questa cosa mi dava più forza, no? Se dovessi invece oggi raccontare cos'è il Made in Italy nel calcio, secondo te come lo potremmo raccontare e con che parole? Guarda, Made in Italy ti dico, ho visto delle foto nostre, ok? Roba di 20 anni fa, cioè l'ho visto qualche settimana fa, cioè non nemmeno farlo apposta. Gli italiani come andavamo noi al campo, tutti con la divisa, e facciamo vedere le altre squadre. Siamo troppo diversi noi come ci vestiamo. Anche nell'andare al campo. È diverso, siamo diversi, no? Tutti fighi, erano tutti, capito? Tutti con gli orecchini, eravamo tutti abbronzati, capelli lunghi, sembravamo c'erano dei giocatori, dicevano che sembravamo una squadra di modelli, sembravamo, no? Perché tutti fighi, con gli anelli, gli orologi, capito? Quindi e dicevano, guarda come sono gli italiani, come arrivano, che sono fighi, no? E guarda tutti gli altri, no? Che sono inguardabili. Però è una cosa simpatica, sì, no? Simpatica, ma che racconta probabilmente, no, lo stile, la bellezza dello stile. Noi lo stile abbiamo sempre avuto. A distanza di anni, quando vai all'estero, visto che ci vai spesso, senti ancora quel grande affetto verso di te? Insomma, questo ti riempie di orgoglio? Sì, perché comunque tutti innamorati di questo calcio. Quindi tutto il mondo è innamorato del calcio. È lo sport che muove tutti. Però proprio sono passati tanti anni, cioè nonostante tanti anni la gente ancora ti ama e ti vuol bene. Quelli giovani, tanti non ci riconoscono, ma quelli che hanno la nostra età ci hanno seguito e sono affezionati, perché comunque hai fatto bene il tuo mestiere, no? In quegli anni l'Italia, c'erano tanti giocatori forti in Italia, no? Quindi vieni fuori per questa cosa qua e la gente si ricorda. Quanto è importante secondo te che oggi le nuove generazioni conoscono il valore culturale dell'essere calciatori italiani nel mondo? Tanti calciatori italiani oggi stanno provando a vivere esperienze all'estero. Ma è giusto andare in giro. 20 anni fa, 30 anni fa non ci andava nessuno, pochissimi. Ora ci vanno tutti. È giusto andare a conoscere altri paesi, come fanno gli stranieri quando vengono qua. Ed è giusto andare, però sai, l'italiano, come ho detto prima, si vede sempre quando arriva. Può giocare o non giocare, poi lo vedi sempre che è l'italiano, come si veste, come l'orologio che c'ha. Comunque l'italiano gli piace l'orologio, la scarpa. E poi è giusto che va fuori a fare le sue esperienze. Chiudiamo. Se dovessi rappresentare con una sola parola cosa rappresenta per te l'Italia, quale sceglieresti? Una parola? Per rappresentare cos'è per te l'Italia? L'azzurro. Quando io penso all'Italia penso all'azzurro, perché io comunque quando ero in Australia volevo giocare per la nazionale. Quindi la maglia blu, e quando penso all'Italia penso all'azzurro, quindi la maglia blu dell'Italia. Il calcio è stato il loro linguaggio, ma è l'identità italiana che hanno davvero portato in giro per il mondo. In ogni spogliatoio, in ogni città, in ogni gesto hanno lasciato un segno fatto di stile, passione e rispetto, perché il Made in Italy non è solo un'etichetta, è un modo di essere che si riconosce ovunque. E attraverso le loro storie, la storia di Boboveri, ci ricordiamo che rappresentare l'Italia significa viverla anche quando si è lontani. E grazie a Boboveri. Prego.